Buonasera Beppe, di nuovo qua così, screenshot fatto e adesso ho la mia copertina e possiamo iniziare con questa puntata. Innanzitutto faccio una mia breve, con gli ospiti che ho qua nel podcast, di solito faccio una mia breve presentazione personale in cui non presento l'ospite in base a quello che ha fatto o non ha fatto, ma lo presento in base a come l'ho conosciuto io. Beppe Mancini io l'ho conosciuto su YouTube, forse non te l'ho mai raccontato, però io te ti ho conosciuto su YouTube. L'Absolute in che anni era? 2010. 2010. Io ho iniziato a fare il bartender nel 2008, ho fatto il mio primo corso nel 2008 e nel 2010 però ho scoperto che il flair esisteva, nel senso che era una cosa ai miei occhi prima facendo il bartender pensavo fosse una cosa che tu mentre lavori ti metti lì, lanci due cose, però non pensavo fosse una cosa che avesse una storia o delle regole e cose varie. Quindi nel 2010 io su YouTube scopro Dario Doimo, che immagino sai chi è, e poi bazzicando sul mondo di YouTube mi sono imbattuto nell'Absolute Talent Show, che poi ne approfondiremo, e lì ho conosciuto te, che era una gara molto diversa dalle gare che c'erano una volta, perché ne parliamo dopo. Comunque lì il bartender faceva anche una sua presentazione, comunque doveva mettere anche un po' della sua personalità in quello che era la sua presentazione, e lì Beppe mi è risaltato all'occhio, quindi io lì ti ho conosciuto e poi ti avevo seguito perché c'erano anche i vari step della gara e quindi lì avevo seguito gli step della gara. Volevo aggiungere che quella è stata una delle poche gare estremamente particolari perché si sfidavano sia lo stile classico sia lo stile freestyle, capitanati da due personaggi illustri. Uno sicuramente lo conoscerete perché nel mondo dell'ospitalità e dell'industria italiana e internazionale è estremamente riconosciuto e molto bravo, che è Fabio Bacchi, che si occupava di seguire il gruppo dei finalisti classici, mentre Andrea Fiore, un altro bartender molto bravo nel freestyle, si occupava di seguire il gruppo dei finalisti del freestyle. Il gruppo dei delinquenti che erano i Flair Bartender. Comunque, ci torniamo dopo a questo e niente, questo è stato il modo in cui io ho conosciuto Beppe Mancini, e poi dopo negli anni, tramite delle amicizie in comune, come ne abbiamo parlato nella puntata con Nicola e Daniele della Quality, dopo ci siamo incrociati altre volte e poi negli anni ci siamo incrociati anche per mille altre occasioni. Beppe, io di solito nelle mie puntate ho la mia agenda in cui mi segno tutti i punti. Sì. Abbiamo parlato un po' insieme prima e ho deciso di chiudere l'agenda perché ho visto che non ce n'è assolutamente bisogno, possiamo andare avanti a ruota libera nella nostra chiacchierata. E ti rinnovo il fatto che sono molto felice che sei qua con me. No, grazie a te per avermi invitato e sono contento di essere qui e fare due chiacchiere con te, anche perché poi fa parte del nostro mestiere, no? Il confronto e la condivisione reale. Allora, come in ogni cosa, quello che mi interessa, come in ogni puntata, quello che mi interessa a me è parlare prima di... Adesso tu fai il brand manager di lavoro, parliamo più dettagliatamente anche di quello che fai, però mi interessa sapere la tua storia. Mi interessa sapere come sei partito, cosa ti ha ispirato, ripercorrere, non so in quanto tempo, mezz'ora, un'ora, quello che è la tua storia personale, per arrivare fino ai giorni nostri. Quindi Va bene. raccontami un po' di te, perché hai iniziato a fare il bartender? Cercherò di essere molto sintetico per non No, è rubarti tutta la interessante la notte. storia, tranquillo. Sono sempre stato affascinato da questo mondo e forse ero un predestinato, nel senso che alcuni racconti dei miei genitori mi hanno portato a scoprire che già da piccolino ero attratto da questi liquidi colorati sulle tavole a casa con i parenti, che dopo diversi pranzi o cene erano molto euforici, si divertivano, e mia madre mi ha detto che più volte è dovuta tirarmi fuori dagli armadietti perché io andavo a esplorare e cercare. E una volta è capitato anche che una bottiglia non chiusa perfettamente mi ha dato un po' di euforia, Ti diciamo. posso raccontare un aneddoto in cui mi riconosco, non per il mondo del bar, però non so se lo sai, io negli ultimi anni mi sono appassionato molto al mondo dei tuffi. Certo, assolutamente. E mio padre mi ha raccontato che i miei genitori hanno una multiproprietà a Tenerife. E mio padre mi ha raccontato che la prima volta che siamo stati lì, il concierge di questo albergo ci ha mostrato come era fatto l'albergo. E c'erano due piscine e una piscina aveva una balconata che dava su un'altra piscina. E facendocelo vedere ha detto che
a volte capitava che dei ragazzi si lanciavano da questa balconata nell'acqua e mentre lo raccontava io avevo tipo 5-6 anni o 4-5 o dai 4 ai 6 anni e io mi sono buttato da questa balconata nello stesso momento in cui l'ha detto e io non sapevo neanche nuotare. Cioè mi sono tuffato, poi sotto, mentre stavo affogando, il barista del bar sotto mi ha tirato fuori dall'acqua. E quindi mi ha detto mio padre che avrei dovuto cogliere che lì avrebbe dovuto capire che avrei avuto magari un futuro nel mondo dei tuffi a farlo prima. Comunque, torniamo a te. È stato un bel segno premonitore. Sì, questo era un piccolo aneddoto che ti trasmetto e mi è stato detto dai miei genitori, quindi ero già affascinato un po' da queste bottiglie, da queste forme, da questi colori. Tutto nasce perché non vorrei essere ripetitivo magari con qualche ospite che è già stato qui da te, ma credo che anche tu abbia visto un po' chi fa questo mestiere, il film di Tom Cruise con Cocktail and Dreams. L'hai vissuto tu? Io, L'hai vissuto tu quel film? io l'ho vissuto e al di là di come è stato poi registrato, o comunque fatto vedere, è sempre stato molto affascinante. E ti dico in più Una, una cosa, dimmi. una cosa che mi interessa è che io, come dico sempre, sono molto appassionato di cinema. Ma l'hai visto anche magari qua in giro per Sì. casa mia. Ma come è arrivato in Italia quel film? Cioè, nel senso, è stato un mega film? Era un film così tanto ha fatto successo? Allora, in quegli anni c'era un'estrema attenzione, il mondo del bar cambiava faccia e c'era questo nuovo modo di mettersi un po' in mostra, perché fondamentalmente è molto scenografico, collegato poi alla finalità, quella di realizzare un drink, ma c'era un approccio diverso e anche un confronto e un'ospitalità diverso. Mi ricordo alcune scene del suo zippo che scivola su tutto il banco con la fiammella accesa, che fa accendere la sigaretta a questa ragazza. E io sono rimasto molto attratto, anche se ad oggi quei passaggi sono veramente molto semplici. Infatti mi definisco un po' l'old school del freestyle. Oggi fate delle cose incredibili. Io mi sono sempre appassionato e affascinato anche grazie a questo film, ma ancora di più quando ho avuto la possibilità di entrare a far parte in una catena di locali che è il Crazy Bull che nomino, adesso non so se ce ne sono ancora in giro per l'Italia, e chi ci ha fatto i corsi di freestyle era Paolo Ramos e Vincent Romeo. Infatti ne volevo parlare perché nella bio che mi ha mandato in questi giorni ho letto Paolo Ramos, ho detto alla fine è sempre un cerchio che si ripete, cioè uno pensa magari invece Paolo Ramos che spesso collabora con Finance Colerial, che è storia del flair, che magari i flair bartender di oggi non sanno neanche chi sia, però è la storia del flair mondiale e quindi ha toccato anche la tua storia questo Paolo Ramos. Assolutamente sì, e non so se tutti sanno che sono stati proprio lui e Vincent Romeo a dare gli insegnamenti a Tom Cruise durante il film, per fare quei piccoli passaggi. E quindi diciamo che un po' la scintilla e la passione mi è nata da questo film, non è l'unica motivazione, ma sono sempre stato attratto come ti ho scritto anche in quella frase, del poter star bene con delle persone, magari offrendo un servizio o semplicemente facendoli sostare quell'ora, ora e mezza, chiacchierando o fargli degustare un drink. E quindi mi è sempre appassionato e affascinato. Da lì ho iniziato a fare dei corsi. Scusami, nel momento in cui è arrivato quel film, il barista in Italia era quel classico barman, giacca e cravatta, mani dietro la schiena e a servizio del cliente, cioè senza tanta personalità, dico, era così. Questa è l'idea che ho io prima No, dell'avvento no, di... assolutamente, chiaramente sai benissimo che in questa categoria, in questa professione ci sono due modi di pensiero, no? Anche quello che viene definito il circo del freestyle e il barman classico. Negli hotel c'è sempre stata un'attenzione, un'educazione, una precisione nell'esecuzione del servizio e nell'accoglienza degli ospiti, però anche lì è iniziata ad apparire la cultura di spettacolarizzare quello che era il servizio, la professione del bar. Quindi tu avevi molti incompetenti, ok, che però erano bravissimi a fare freestyle, perché poi credo che sia il giusto equilibrio, come in ogni cosa, di spettacolarizzazione, ma anche di una buona esecuzione, di un buon bilanciamento di un drink, perché più volte mi è capitato anche di ricevere: ehi, quando hai finito di fare il cretino, mi fai da bere, no? Perché per loro era una perdita di tempo. C'era qualcuno che rimaneva affascinato, ipnotizzato da queste movenze, molti altri avevano solamente l'obiettivo di
bere velocemente. Quindi rispondendo alla tua domanda, c'erano sicuramente dei professionisti, io mi definisco uno della vecchia scuola, come ti ho detto prima, anche perché ho visto proprio un'evoluzione nel servire alcuni Ma drink. comunque a mio avviso tu sei stato, ne parlo in altre puntate, tu sei stato, adesso che ci penso, che non ci avevo mai pensato, tu sei stato uno dei primi a mettere insieme quelle che diciamo sono le due scuole nella tua personalità, perché primi anni 2000 c'erano i flare bartender che facevano solo flare, nella gara c'era il Cuba Libre e il Coca Malibu o il Malibu Ananas e questo era quello che sa fare un flare bartender. 2010 vengono fuori i mixology che diciamo che dalla semplice albergo iniziano a tirare fuori anche loro la loro personalità, sia nel modo di vestirsi che nel modo di preparare cocktail, e comunque nel crearsi un'immagine. Dal 2012-13, quando io ho iniziato, diciamo, a diventare un pro, sì, nel mondo delle gare, queste due scuole si sono messe insieme, si sono unite, quindi anche sia a livello di competizione e cose varie, la richiesta era sia di preparare dei buoni drink, sia di non essere vestiti come degli homeless, che nella bravura nello spettacolarizzare quello che andiamo a fare. Però io mi ricordo che nel 2010 tu già comunque hai fatto questa competizione Io, qua, però io tu facevi anche flare. Io avevo fatto altre competizioni prima, perché non so se ti ricordi, ma c'era la famosissima Bacardi Martini, dove c'erano tanti AIBES, ma si dava anche la possibilità di far entrare nella competizione, chiamiamolo questo nuovo modo di lavorare, ma era già conosciuto. E a proposito di questo, se permetti, Carmine, ti vorrei raccontare un aneddoto di questa gara che rimane impresso nella memoria. C'è stato un cambiamento anche dei tools, dell'attrezzatura, dei contenitori, dei vari oggetti e utensili nell'evoluzione di questa professione, no? Lasciamo stare oggi che siamo diventati siamo diventati quasi dei chimici, avendo delle attrezzature costosissime che ti estraggono dei liquidi al chiaror di luna con la chiarificazione del nero di seppia ormai. Ma gli speed battle te li ricordi? Certo. Finest Call è stata una dei primi a importare, avevano già il loro tutto intero, ti ricordi? O se no Sì. esistevano quelli bianchi dove si andava a mettere il codice colore per fare il pigna mix piuttosto che lo sweet and sour già pronto. E io durante una gara ho preparato questo drink e avevo fatto questo movimento che era dell'otto infinito per andare a riversare. Lo speed battle non era chiuso perfettamente e avevo un So già fragola cosa mi stai per dire. e avevo una fragola mix dentro, e nel ritorno mi rimane solamente il collo dello speed battle in mano e il contenitore dove c'era tutto dentro, la purea di fragola è andata addosso ai giudici. Bene, quella è stato la mia prima gara e mi sono presentato alla grande lasciando proprio il segno. E questo non me lo scorderò mai. No, questo per dirti, Carmine, che veramente ci sono cambiamenti e anche l'impostazione o l'identificazione, no, di una professione. Abbiamo superato, ancora vive questa cosa, ma ci prendevano per il giro, no? Il fermacamicia, la cravattina, il gilet, la camicia bianca, giusto a dare un po' di serietà. Quello che è chiaro, si dice che l'abito non fa il monaco, ma purtroppo invece nella società di oggi l'apparire per alcuni è importante, no? No, io ero in questa cosa qua, mi ha fatto non un lavaggio del cervello, però mi ha dato una sua visione mio padre su queste cose, perché nel discorso macchina, perché io ho sempre avuto macchine da 2-3 mila euro. A me, tipo, quando avevo 18 anni, mio padre mi fa: che macchina vuoi? Io fa: basta che funziona, va bene qualsiasi macchina. Ottima risposta. Ed ero sempre così. Quando io a 29 anni, adesso sono 32, a 29 ho avuto la mia prima macchina nuova. Che ti sei E comprato e pagato con i tuoi soldini? sì, vabbè. E il discorso che mi fece mio padre è che in quel periodo lì io dovevo andare a fare un corso in una scuola, in una scuola alberghiera in Valle d'Aosta, una scuola alberghiera molto, lì in Valle d'Aosta, molto prestigiosa. E mio padre, avevo anche appena aperto la partita IVA, e mio padre, io dico, rimango a piedi con la mia Alfa 147 immortale, mi lascia a piedi, e volevo un'altra macchina di sempre, basta che funzioni. E mio padre mi fa: tu gli chiedi questi soldi, è la partita IVA, hai questa tua immagine nel mondo dei social, ti puoi presentare con sta macchina?
E io dico, sì, a me non interessa la macchina. Poi come in ogni cosa decido di ascoltarlo. La mia immagine, è brutto da dire, però è vero, la mia immagine professionale e come mi prende la gente è completamente cambiata quando ho cambiato. Non è che ho comprato una Lamborghini, ho comprato un Compass. Certo. E comunque con la macchina nuova e col 147 distrutto, l'effetto che fai a chi ti prende a lavorare o a chi ti vuole chiamare a lavorare è completamente diverso. Perciò io sono dell'idea che sì, l'abito non fa il monaco, però ci manca molto poco. Ma è chiaro, perché poi dipende anche dal contesto nella società in cui ti trovi, no? Però io volevo collegarmi a questa cosa, che chiaramente l'immagine di una persona pulita, ben pettinata, ben rasata, come alla scuola alberghiera ogni volta ci venivano a verificare se era fatta veramente a pelle, è estremamente importante. Però ti dico che non è solamente quello che importa, perché io potrei essere in magliettina, in t-shirt e jeans e farti un ottimo drink e farti stare bene, piuttosto che uno in giacca e cravatta che ha il muso, è bravo a farti da bere, ma tu non ci ritorni in quel posto, perché l'atmosfera che si è creata, o come ti ho scritto in quel messaggio, come ti ha fatto stare e come ti ha fatto sentire, è memorabile, è indimenticabile. Solamente questo volevo Sì, dire. mi capita, ne parlavo, non mi ricordo in quale puntata, però mi è capitato a me di parlarne di questa cosa qua, tipo io ho questa cosa del flare, che è la mia immagine, perciò magari vado a lavorare da qualche parte, io tipo ho uno zio che ha sempre avuto locali e questo mio zio è molto orgoglioso di me, perciò tipo con i suoi clienti fa, c'è mio nipote, che è campione italiano, capito? È super presentazione. Però io mi dico, lui mi fa questa presentazione e comunque mi presenta per quello per cui sono conosciuto, perciò il flair. Però ovviamente poi a questi suoi clienti mio zio gli presenterà un drink fatto da me. Perciò tutta questa mia presentazione, se io poi dopo vado a presentargli un drink che è fatto male o non buono, tutta quella presentazione che mi ha fatto non conta più. E guarda, e vedo anche tipo la maggior parte dei lavori che io faccio, tipo io d'estate lavoro al Vanilla a Jesolo. Il fatto, cioè il mio lavorare, il fatto che io faccio flare o che sono stata una persona importante nel mondo del flare al Vanilla, a Jesolo, conta sì, però è l'1% di quello, del motivo per cui mi tengono da 7 anni a lavorare, capito? Perciò alla fine l'abito non fa il monaco, però quella è la tua etichetta, hai la cosa per cui ti presentano, però poi sotto deve esserci qualcosa. Anche perché la presentazione che ti ha fatto tuo zio ha fatto aumentare le aspettative di chi ti avrebbe conosciuto, no? E quindi ho detto, wow, sei bravissimo, Esattamente. però poi mi è sceglierato un Cuba Libre, cioè, capisci che è qualcosa di esplosivo nel vero senso della parola. Però tornando un po' su quello che è l'evoluzione del bar, non lo so, io forse credo di dire, ma come tanti altri miei colleghi, anche perché, come potete notare, di qua, no, di qua, qualche capello bianco inizia a esserci, ho visto un po' l'evoluzione, adesso non voglio dire del mondo analogico e digitale, però noi siamo partiti da bicchieroni immensi con un Sex on the Beach, capisci, a tanti drink fatti di frutta, oggi invece siamo arrivati a un minimalismo, a una presentazione, a un'estetica, a un equilibrio, a un bilanciamento del drink che è completamente diverso, e in mezzo c'è stato veramente un cambiamento generazionale, di gusti, come ti dicevo prima, anche di attrezzatura a disposizione, e questo me ne sono reso conto anche poi nell'esperienza che ho fatto con due multinazionali leader nel mondo del settore, della spirit industry, che mi hanno permesso di andare a girare tutta l'Italia e batterla in lungo e in largo veramente, e capire anche quello che era la percezione del cambiamento di questa professione. E molti purtroppo ancora si improvvisano, tanti altri invece è diventata una seria professione. Cioè, quando tu dici che lavoro fai, il barman dico, "Ah, sì, ma di lavoro? No, come di lavoro? Cioè, faccio questa roba." Perché è sempre stato visto un po' come la professione laterale, non sai cosa fare, non hai voglia di studiare, allora te ne vai a fare il cameriere o vai a fare il bartender. Io mi invito invece a tutti quelli che ci stanno ascoltando di provare a mandare i propri figli a fare questo tipo di lavoro, che vi fa capire perfettamente quello che è la società, come bisogna porsi, l'educazione, l'accoglienza, che sono elementi fondamentali per la vita quotidiana, per la vita vera che si ha a che fare. E chiaramente è un lavoro estremamente sacrificante. Però non voglio tediarvi con questa roba, ma è semplicemente di riuscire a capire che noi subiamo veramente
i problemi di tutti quanti, che siano con le gambe sotto il tavolo o con i gomiti al bancone, e essere un attimino i confidenti per farli stare bene. Molte volte trovi dei maleducati. Io ho imparato tantissimo con la comunicazione non verbale, e torniamo un po' al discorso che dicevamo prima dell'abbigliamento, no? Tu un businessman lo capisci subito quando entra e vuole il suo cocktail martini, perché appena ha finito di fare 7 ore di aereo, di viaggio, e deve andare a riposarsi in camera, ma vuole concludere la sua giornata con un fantastico cocktail martini, piuttosto che il ragazzino che non sa che cosa bere, si gira, vede un bicchiere colorato e ti dice voglio anch'io quello, e tu magari dici guarda, forse non è bello, forse non è fantastico abbinare 5 elementi zuccherini, perché sennò poi ti cadono i denti, cioè, quindi questo mi ha permesso anche oggi di incontrare una persona, e anche senza parlare posso individuare o immaginare che estrazione sociale può avere. Non parlo di cultura o di intelligenza, ma semplicemente di come una persona può essere e si pone. Infatti questo lavoro è una mega scuola proprio sui rapporti che hai con le persone, perché mi ci sono trovato con molti altri miei colleghi, anche ospiti qua nel podcast, che io sono partito che ero un ragazzo molto timido e avevo seri problemi nel rapportarmi con le persone. E invece mi rendo conto adesso, soprattutto lavorando, di quanto, vedendo le altre persone, di quanto invece la gente, soprattutto i ragazzini, hanno difficoltà nel comunicare tra di loro, ma il semplice luogo comune di ragazzo che ci prova con una ragazza in discoteca. Cioè, e io la vedo da fuori, perché io sono tipo trasparente, e la vedo e dico, cavolo, ma veramente non sa cosa dire, non sa cosa fare, e invece per noi diventa tutto semplicissimo, è super facile capire le persone e riuscire a rapportarsi con le persone. Forse tu non lo sai, ma una delle più grandi paure al mondo, diffuse nel mondo, è parlare in pubblico. E questo lo confido o lo trasmetto anche perché oggi, con la società in cui ci troviamo, dove io la ragazza non vado più ad approcciarla al locale, no? E quindi a corteggiarla o provare a chiedere se vuole uscire con me, perché oggi abbiamo Instagram, abbiamo i social, e quindi si è perso anche questo confronto, questo conoscersi. E il bar è un posto e un luogo fantastico. Io sono veramente innamorato di questi posti che creano socialità e hanno un punto di riferimento in ogni luogo in cui vado. E se qualcuno non ti conoscesse e tu dici che eri timido, dopo tutto quello che fai, come ti mostri sui social o quello che stiamo facendo in questo momento, è veramente molto strano. E invece è una scuola, cioè ci permette anche di... Poi vabbè, c'è qualcuno che lo definisce il lavoro più bello del mondo, perché veramente basta un po' di educazione, di conoscenza, di ricerca e studio per poterlo fare. Oggi più che mai invece c'è una richiesta estrema di competenza, e questo l'hanno perso un po' i giovani, perché forse si guadagna più facilmente facendo altro nella vita. Ma se avete la possibilità, provate a farvi una settimana di bar e capire tutto quello che c'è dietro, oltre alla fatica, anche comunque sempre questo sorriso, buongiorno, benvenuti, prego, buonasera. E secondo me è una cosa molto bella che bisognerebbe ritornare a fare, perché si stanno scappando tutti da questo lavoro. Veramente vogliamo che i robot ci preparano da bere qualcosa? Vabbè. No, su questo mi ci attacco dicendo che c'è tantissima richiesta di bartender e sono sempre meno quelli che lo fanno. Perciò una cosa che dico sempre ai miei corsisti è: adesso è il momento in cui bisogna proporsi, adesso è il momento in cui ti chiama un locale, una discoteca che c'è qua dietro, di cui non faccio il nome, che ha sempre pagato poco, e fa se vai lì lo sai che pagano così. Ma adesso non ci sono bartender. Se vogliono i bartender non ci vai a quel prezzo. E questo è quello che cerco sempre di dire. Però in questo momento qua abbiamo la possibilità di informazioni ovunque. Cioè, tipo, quando tu hai fatto un corso quando hai iniziato? Io ho fatto un fantastico corso nel 1996 a Bastia Umbra, non so. Planet, immagino sia. Bravissimo, Ok. Planet, e lì è stato l'inizio, poi insieme a quei fattori che ti dicevo, questo fenomeno che lanciava le bottiglie per aria, mi sono ancora di più innamorato, appassionato, e ho capito che forse era il lavoro che faceva per me. E ti dico che ho iniziato veramente molto presto, perché io avevo 16 anni. 17 anni che ho iniziato, e andavo in questo locale che era vicino casa, facevo comunque le 2 di notte, facevo il cameriere, e l'ambizione più grande era riuscire a salire su quel palcoscenico di 15 centimetri
di fronte alle bottiglie e ai bicchieri, no? E questo comunque mi è costato tantissimi sacrifici, ho imparato tantissimo e ti dico anche che ho ricevuto il premio direttamente dal preside dell'istituto Olivetti, alberghiero, che mi ha contattato direttamente nel suo studio e dice: Mancini, dobbiamo parlare, prego mi dica, lei è il primo dell'istituto. In che cosa? A fare ritardi. Io non entravo mai alla ora prestabilita, io non ho quasi veramente degli anni, perché lavoravo e andando a letto alle 2, alle 3 di notte avevo molta fatica nello svegliarmi, ma al di là di questa battuta simpatica è per farvi capire che se poi se sei determinato e convinto a fare qualcosa e ti piace anche, vai avanti senza nessun tipo di ostacoli. Oggi i ragazzi si fermano magari al primo ostacolo e quindi no, io sabato non lavoro che devo uscire con gli amici, io la domenica no, non lavoro che devo uscire con gli amici, ma ribadisco, provate perché come hai detto tu ci sono dei locali anche che magari offrono poco, ma se sei tu all'inizio puoi iniziare anche a capire cosa vali, a che punto sei per migliorare, per poi proporti in altri tantissimi Tu locali. hai fatto questo tuo corso a Bastia Umbra, però comunque quello che volevo arrivare a dire io è che ti hanno dato la loro dose di informazioni, la loro dose di formazione. Per te comunque trovare informazioni in giro era molto più difficile di oggi. Io ho a casa un sacco di libri. Libri, però tipo adesso tu puoi fare il tuo corso base, dalla dispensa del tuo corso base, tu puoi andare senza neanche fare altri corsi, però puoi andare direttamente col tuo telefono, senza neanche il computer, col telefono a guardare argomento per argomento e puoi farti una cultura esagerata di ogni cosa. Sta a te. Oggi gli strumenti e le possibilità che abbiamo sono veramente infinite. Una fonte di informazione è più grande e tu lo sai benissimo. Oggi YouTube, anche se non sai che faccia fare qualcosa e ti guardi un tutorial, potresti farlo. Questo non vuol dire che puoi diventare un professionista semplicemente essendo autodidatta e guardando un corso, perché poi ti manca quello del il confronto, come reagisci con le persone. Però sì, hai detto bene, Carmine, cioè oggi se hai voglia non hai più scuse, ecco. Cioè, È quello che faccio io. YouTube è il sito che io visito di più perché, vabbè, hai visto casa mia con la tecnologia. Io non ho studiato elettronica né fatto... qualcosina ho visto che hai di tecnologia. Non ho studiato elettronica né niente, però sono molto, molto appassionato di tecnologia e tutto quello che ho fatto, anche montare questa postazione, l'ho montata tutta con il tutorial di YouTube, perciò anche di suono, immagini, tutto, non sono un esperto e ho fatto tutto con... Anche se la carta canta, come sempre, e rimane sempre il nostro migliore alleato, ormai ci sono anche dei libri specifici su argomenti dove trattano veramente qualcosa che tu non pensavi potesse esistere e se ci va, chiaramente è sempre bello sfogliare qualche pagina di libro per approfondire qualche argomento, ma oggi più che mai, cioè, veramente siamo arrivati all'intelligenza artificiale, non c'è più bisogno che cosa devo fare per realizzare questo, gli mandi l'input e hai una risposta entro 5 secondi. Me ne parlava l'altro giorno mio fratello che hanno provato all'università, che dovevano fare dei questionari o dei temi per l'università e l'hanno domandato all'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale gli ha fatto il compito. Quindi dice, cioè tipo, se andassi alle superiori adesso sarebbe tutto perfetto praticamente. Ma anzi, addirittura, ti dico, vabbè, poi cambiamo, è solamente una parentesi, in America in alcuni istituti l'hanno bandita. Perché non c'è più poi il pensiero critico e oggettivo della persona, ma si lascia semplicemente a quello che riceve da un'intelligenza artificiale. Però è vero anche che devi saper utilizzare il cervello per sapere quello che cerchi e quello che vuoi, perché sennò alla fine diventeremo degli automi, non lo so, e governati, come si dice, da questi robot. Sarà molto, molto vicina a questa cosa, credo, però è sempre il modo, l'utilizzo che ne fai, no? Della tecnologia piuttosto che dei social e questo cambia tutto. Ma non siamo qui per parlare di questa roba, sicuramente Carmine, Però ma torniamo ancora nel mondo del ghiaccio e dei bicchieri. Questo però porta sempre a un cambiamento, capito? Cioè tipo, quando hai iniziato tu, dal mondo della ristorazione ci potevi farti un business facendo il barman, aprendo un locale, catering forse no, barman al locale o non so facendo che cos'altro. Adesso per assurdo siamo arrivati al fatto tipo di fare questo programma che sto facendo io in cui non c'è un bar, non c'è niente, stiamo soltanto parlando di bar e volendo potrebbe diventare anche questo un business. Comunque torniamo a te, quando siamo rimasti al periodo che Crazy Bull. Crazy Bull, scuola, ritardi, partecipo a questo contest. Crazy Bull, perché io non lo conosco, era una cosa tipo TJ Friday, Hard Rock? Bravissimo, era un franchising che aveva 50 punti vendita in Italia,
gestito da un gruppo fortissimo di birra. Ci sono stati alcuni problemi e per scusarsi di questi problemi hanno chiamato 2 professionisti per andare a creare la formazione al personale di tutti questi locali per innalzare il livello. E come ti ho menzionato precedentemente, è lì che ho conosciuto questo fenomeno, che io mi sono completamente innamorato, ed è questa è stata la vera motivazione che ho deciso di fare questa professione, che è stato Vincent Romeo. Lui era un catalizzatore di attenzione, un savoir-faire incredibile, e se ci metti più anche le evoluzioni che riusciva a fare con questi oggetti, bicchieri e liquidi, tu rimanevi incantato. Mi vengono i brividi vedi, cioè io adesso a pensare al fatto che lui ha fatto vedere a Tom Cruise come fare le cose. Cioè, questo è vero. Cioè, io non l'ho mai incontrato, però tipo penso a te che eri lì, ti sei visto il film e poi parli con lui e dici, cazzo, questo qua era con Tom Cruise. E l'ho scoperto dopo, quindi cioè, c'era già un'attrazione e veramente ero ipnotizzato da lui. Ma ti dico, lui era talmente bravo in quello che faceva che in situazioni particolari, adesso tanto non possiamo dire vietato ai minori di 18 anni qua, no, no, ma non è niente di grave. Basta che non diciamo razzismo, omofobia, puoi dire quello che vuoi. No, assolutamente. Questo ragazzo latino, Vincent, è molto bravo anche proprio nel proporsi. Riusciva a farsi leccare il petto da delle ragazze mentre versava della tequila e si faceva pagare degli shot incredibili. Lui si era inventato sempre in modo simpatico, elegante, professionale, ma divertente, perché comunque, che se ne dica, noi dobbiamo intrattenere in qualche modo, con un servizio, con un drink, con una pietanza, o comunque io vengo da te perché c'è qualcosa che mi piace, al di là del drink. Lui si era inventato la shakerata sexy, dove chiudeva lo shaker, se lo metteva nei pantaloni, shakerava, così ok. faceva sdraiare una ragazza sul banco, lui si metteva sopra questa ragazza e apriva lo shaker versandogli il drink dentro. Un'immagine forte, ok? Però ti dico, tutti quelli che lo vedevano erano là a incitare a vedere questo fenomeno, perché veramente forse è un po' troppo esagerato, però dipende anche in quale contesto lo fai. E io mi sono sempre immaginato questa persona che aveva il giusto equilibrio tra quando doveva fare il simpaticone o quando doveva mantenere una certa professionalità e attenzione. E te ne racconto un'altra. Dopo che ci ha fatto questo corso e ci ha fatto vedere alcune preparazioni di drink, ci ha fatto questo cocktail dentro il bicchiere classico della birra, che ha la base e poi ha il tulipano, quello grande, e ha fatto questo drink colmandolo con un top di panna montata spray. Infila la cannuccia, gira il bicchiere pieno con tutta la cannuccia, bam, stop col bicchiere. Si avvicina a me e dice: bevi. Io bevo, ma ormai la forza centrifuga e la panna si erano infilate talmente bene nella cannuccia che tu tiravi, aspiravi, ma non saliva niente. La sua risposta è stata: durante il servizio non si beve. E mi ha gelato. Questo simpaticamente per dirti, mi ha insegnato come bisogna portare un vassoio, l'angolazione del gomito per non avere fatica, di avere sempre il mignolino aperto sotto il vassoio perché ci va la spugnetta, l'accendino e la penna, perché al tempi ancora si poteva fumare nei locali. Però tutte queste informazioni e questi dettagli per farvi capire che mi ha veramente catalizzato. Ho detto: wow, lo voglio fare anch'io. E la prima occasione è stato l'8 marzo del 2007, 8, non mi ricordo, dove il barman malato non poteva venire a fare la festa delle donne. E quindi io sono stato battezzato per la prima volta facendo uno spettacolino di 30 secondi con l'occhio di bue, con tutte queste donne davanti, a fare qualche evoluzione con l'ansia da prestazione, la timidezza, l'imbarazzo e l'emozione comunque di fare una roba del genere. E da lì, se si può utilizzare un termine, mi sono sverginato, professionalmente parlando. Questo è stato l'inizio. Dopodiché, finito la scuola alberghiera, ho avuto questa piccola parentesi a New York perché un proprietario del locale. Ci sei andato giovanissimo, quindi a New Sì, York. era sì, il 2007, prima di aprire il locale che ho avuto per 4 anni. Ho fatto 6 mesi in questo ristorante che si chiama Megu, tra Church and Broadway, bellissimo, è stata un'esperienza meravigliosa. Ho capito veramente cosa significa correre, perché gli americani, soprattutto i newyorkesi, non camminano, corrono.
quando sono sempre di fretta, this is my business card, e quindi volavano via. È stata un'esperienza bellissima fino a quando poi non ho ricevuto la telefonata che lo spazio del locale che volevo aprire si era liberato, e quindi ho fatto un back in Italy. Perché mi Bellissimo. ricordo il primo tuo video che ho visto, che penso sia stata la qualificazione di di questo Absolute Talent Show, in cui dicevi di aver coronato il tuo sogno di aprire un locale. E come hai Quindi detto tu, Carmine, le nostre ambizioni prima era o andare nella Mecca dei bartender, che era l'America, New York, e quindi di farlo, e poi era quello di riuscire finalmente a aprire il tuo locale per la tua idea, la tua filosofia di bar. E sì, sono riuscito a coronare il mio sogno e aprire questo locale. un bar diurno, un cocktail bar con tutti e due. Allora, a volte bisogna fare le cose e sbagliare per poi capire. Io mi ero fissato, intestardito, che doveva essere un tutto, quindi dalle colazioni a un business lunch, aperitivo e delle serate. Dopo 8 mesi purtroppo ho dovuto fermarmi e capire che il servizio di colazioni non rendeva, quindi era più la spesa, al di là poi di tutte quelle che sono le fatiche di gestione e di tassazione che conosciamo Facevi perfettamente. tutto da solo? No, assolutamente no, è impensabile questa roba. Avevo 3 dipendenti, e quindi una si occupava del giorno con un cameriera e la sera poi ce n'era un altro che mi dava una mano. È stata una bellissima esperienza, mi sono fatto male, professionalmente parlando, perché ho capito realmente che cosa vuol dire gestire un locale, perché non si finisce mai. C'è una gestione fiscale, una gestione economica, gli ordini, le relazioni con i fornitori, la gestione delle risorse umane e il personale. Finisci queste cose e la notte pensi a che cosa devi fare domani o che ti devi mandare le fatture e quant'altro. Anche perché è stato un altro periodo economico storico, quello del 2008, per l'Italia, devastante. Me E lo ricordo infatti, bene perché io ho finito le superiori nel 2008, quindi io sono cresciuto a Sassuolo, vicino a Modena, dove fanno le piastrelle. ok. E io praticamente ho finito le superiori, che tutti i miei genitori, mia mamma lavorava in un confartigianato e mio padre lavora nella Guardia di Finanza, quindi non facevano parte dell'ambiente piastrelle. Però vedevo tutti i genitori dei miei amici, tutti che rimanevano a casa dal lavoro, tutti senza lavoro, io che ero nell'indirizzo ceramico, perciò potevo lavorare solo nelle piastrelle e che finivamo la scuola, però che il lavoro non c'era. E oltre a quello c'era questa cosa della crisi e quindi sì, è stato un disastro quel momento. Ne ho parlato con Matteo Esposto che lui, adesso tu hai avuto mi stai raccontando questa cosa, e lui nel 2008 si è aperto Flare Shop. Per dirti. Quindi grande orgoglio, perché l'ambizione più grande poi era veramente il momento del tira sulla Claire, no? Il bar è aperto, la fatidica frase che ti fa sentire fortissimo, no? E secondo me io ero arrivato, ho raggiunto l'obiettivo, il bar l'avevo aperto. È da lì che iniziavano veramente i sacrifici della gestione di un bar. E come ti dicevo, purtroppo quell'anno è stato un anno un po'... è stato un periodo piuttosto lungo, e quindi sono riuscito a sopravvivere e a galleggiare su questa cosa, ma sicuramente non sono diventato Quindi ricco. l'Absolute è arrivata. Subito dopo, Ah, contemporaneamente ok. nell'ultimo anno, che era il 2010-2011, mentre gestivo il locale, ho partecipato a queste selezioni che si chiamava Absolute Talent Show, dove dovevano valorizzare una categoria delle referenze di Absolute, nello specifico quelle aromatizzate. E come ti dicevo all'inizio, si erano creati questi due filoni, no, di classe. Raccontami un po' della gara che mi interessava. La gara c'è stato un piccolo tour di selezioni in tutta l'Italia, facendo alcune selezioni. Da queste selezioni passavano un numero di persone che si sono incontrate. Alla fine eravamo, se non erro, una ventina, 10 flair e 10 classici. Questo ci ha permesso di fare alcuni corsi, di alcuni approfondimenti anche con, ti ho nominato prima, Bacchi e Andrea, ma ti menziono sicuramente dei personaggi che o inviterai o hai sentito parlare: Mattia Pastori, è passato di là, Antonio Mantelli. Mattia Pastori è su Prime Video insieme a me non so se l'hai visto, Barman e Bartenders. Andrò a È un vedere. documentario che è andato al cinema, però è andato al cinema, l'abbiamo registrato prima della pandemia, è andato al cinema tra una pandemia e l'altra, quindi non ha visto nessuno, e adesso è disponibile su Prime Video, Barman e Bartenders. E Mattia Pastori
perché parlano di vari blocchi di bartender e siamo io e Enrico Fiore che parliamo del mondo del flair, e in 2 blocchi prima di me c'è questo Mattia Pastori. E quindi c'erano quei ragazzi che erano veramente legati al mondo del bar, supero le diverse selezioni fino alla finalissima, dove l'abbiamo fatta a Limelight a Milano, c'era questa È stata discoteca. una gara che però, cioè, l'azienda Pernod Ricard Sì, Pernod Ricard. Pernod Ricard cioè, ha fatto un bel investimento a livello anche di media, perché era super famosa, super seguita, cioè, all'interno dell'ambiente, ma oltre che nell'ambiente proprio è stata seguita proprio a livello italiano come gara, perché da quello che ho visto io in quel momento lì, io ero nel mio momento in cui dovevo decidere se entrare nel mondo delle gare o no, perciò ero ancora uno spettatore in quel momento lì, però Si sono comportati bene perché, come hai detto tu, hanno utilizzato bene gli strumenti che avevano a disposizione, e su YouTube ci sono tantissimi di questi video dove ci sono alcune selezioni o alcune performance di alcuni concorrenti. E poi ti dico ancora a maggior ragione nel sottolineare quello che era l'importanza di un modo di lavorare, che era quello del freestyle, o working flair, chiamiamolo come preferisci. Hanno chiamato Nicola Saint-Jean, che comunque non so se sai chi è, ma era un grandissimo sì, professionista che ha fatto il suo show, quindi attraendo un attimino gli occhi e gli applausi dei partecipanti. E quindi io mi sono inventato questo drinketto, sono superato arrivando in finale con altre persone. E è stato bellissimo perché poi avevi davanti un sacco di persone, il tuo microfonino a Lambrangiolini, spiegare il drink come è stato fatto, e mi ha portato bene, o comunque è stato il mio momento no, ma vincendo. mi ricordo che mi ricordo che si vedeva nettamente la differenza tra te e il secondo classificato, perché a parte che ovviamente almeno, magari no, però a mio avviso si vede che ti eri molto preparato la tua esibizione, perché Sì. andavi, cioè facevi flair, sì, però avevi fatto un'esibizione perfetta a livello di intrattenimento coi movimenti, nel senso che non hai esagerato troppo col flair, non hai esagerato troppo con le parole, hai messo la musica nel punto giusto. Quello che mi viene in mente a me pensando a quel video, sai qual è? Che con la musica che esplode tu fai questa versata. Vedi, mi ricordo quello, e la fai nel momento giusto o inciti il pubblico al momento giusto, quindi era proprio perfetta. A maggior ragione di quello che ti stavo dicendo prima, che è stata studiata e creata bene, avevano interpellato anche RTL o un'altra radio DJ, non mi ricordo adesso nello specifico, e il direttore artistico ci ha intervistato uno a uno per capire quale tipo di sottofondo musicale dovevamo mettere. Quindi c'è stata un'attenzione anche sulla base. Scusate. E questo per dirti che c'era un'attenzione, e come tu ben sai, quando ti prepari una competizione, i tempi sono molto importanti. E quella canzone a me mi dava molto grinta, mi incitava, e anche per questo che credo di aver fatto, anzi ho fatto un'ottima performance, l'ho vinto. Sì, sì, da quello che mi ricordo io, perché erano girate tantissimo i video delle interviste, perché tantissimi bartender ovviamente erano giovani e alle interviste, tanto è un video fatto così, rispondevano un po' così a quello che tipo uno gli domanda che tipo di ragazzo sei, uno nella intervista ufficiale risponde ma sono un coglione. Cosa hai da dire? No, sono un pirla, cose del genere. Quello è stato l'inizio un po' nel capire un po' il mondo, e mi affascinava questa cosa di poter partecipare, e anche il premio poi che è stato dato per questa competizione era andare a vedere una distilleria di produzione ad Åhus, a Stoccolma. Forse poi tutto torna, lo scopriremo più tardi adesso che ci penso, a vedere lo showroom, l'atelier, la produzione. Quindi ho avuto la fortuna di vivere 2 notti all'Ice Hotel in Lapponia, è una cosa incredibile, questa struttura fatta completamente di ghiaccio, ma una volta vissuta questa meravigliosa esperienza mi mancava qualcosa, e quindi mi sono messo lì, ho preparato una mia presentazione e ho mandato la mia candidatura per entrare a far parte. E infatti io per tanto tempo ho sempre pensato che fosse stato il premio della gara il fatto che dopo tu hai iniziato a lavorare per l'azienda, invece no.
No, allora il premio della gara era nello specifico andare a vedere il sito di produzione, viversi un po' la città perché ero con il Global Ambassador, e questa esperienza veramente incredibile della Lapponia e l'Ice Hotel. In più avevo dei servizi già organizzati da loro al Principe di Savoia, l'hotel, la terrazza. Quindi il premio era il compenso che ricevevo lavorando, ma si fermava lì. Dopodiché ho visto che comunque, senza essere presuntuoso, ma credo di essere stato insieme a altre persone uno dei primi a fare o a realizzare il profilo di questo ormai inflazionato termine di brand ambassador, no? Per ogni cosa. E ho capito che comunque mancava qualcosa a supporto della forza vendita, cioè i venditori andavano, ti dicevano compralo, costa poco, ti regalo i bicchieri, ti regalo queste roba, comprati il prodotto. E nella mia presentazione, nella mia candidatura ho detto ma forse spieghiamogli anche come devono usarlo questo prodotto, no? Non digli che costa poco, ma digli che se ci aggiungi l'acqua tonica diventa più buono con una fettina di limone. Chiaramente sto facendo degli esempi. E loro hanno accettato questa mia proposta facendomi gestire per 6 mesi l'Absolute Tour, dove dovevamo promuovere questo dado di acciaio Ah sì, con me lo dentro ricordo, me lo che la ricordo, chiamavano sì. Absolute Jewel. E abbiamo fatto 36 date, dove io ho coordinato poi con la forza vendita, e quello è stato il mio periodo di prova. Così sono entrato a far parte di Pernod Ricard, grande azienda, dove sono rimasto e militato per 5 anni, occupandomi fondamentalmente dei white spirits. Non stiamo qui a menzionare i brand, ma sicuramente era gin, vodka, rum e questi altri prodotti. E questo mi ha permesso un attimino di crescere e capire anche le dinamiche, i meccanismi che ci sono dietro un'azienda così importante, perché poi non è più lasciato al caso, ma ti devi riferire al marketing, ma devi promuovere in questo modo, ma i prezzi, ma alla categoria, ma quindi questo mi ha permesso un attimino di capire un po' la visione del E mondo. comunque l'evoluzione che un bartender che può avere. Io questo podcast lo faccio anche lo faccio soprattutto per far vedere il mondo del bar a 360 gradi in tutte le sue. Ho intervistato Matteo Esposto che fa il manager, è venuto Matteo Melara che grosso modo che fa il brand ambassador, perciò per Brugal, sì. E perciò tu da lì sei passato da lavorare, fare le tue stagioni, lavorare nei locali, ad avere il tuo locale, da avere il tuo locale sei passato a lavorare per un'azienda in cui sì, ti occupavi di bar e tutto quanto, ma ti occupavi anche di tutto un altro lato. La strategia che c'era dietro, perché poi, ripeto, è il come utilizzi qualcosa, no? In quale occasione, nello specifico poi i distillati, sai benissimo che hanno diverse sfaccettature e diversi utilizzi. Ma poi volevo anche dirti che quando tutti volevano aprirsi il locale, che era l'ambizione più grande, si andavano a spostare nelle aziende. Poi inizi a lavorare nelle aziende e iniziano a valorizzare quali sono i bartender con queste classifiche amate e odiate un po' in tutto il mondo per rientrare a far parte di questo riconoscimento. E quindi io ho avuto questa fase evolutiva, chiamiamola così, per capire un po' quali sono le differenze tra i luoghi, e quindi dove vai a bere e gestirne uno, a un'azienda che ti permette di lavorare bene con i loro prodotti. E questo è stato un po' il mio percorso. Dopodiché, da una grande altra azienda ne sono passata a un'altra, dove mi sono occupato di un brand ormai conosciutissimo. Sto parlando chiaramente di Diageo, nello specifico facevo l'ambassador per l'American Whisky, quindi di Bullé, senza fare Però io pubblicità. sinceramente io prima che lo rappresentassi tu non lo conoscevo. Ma questo ancora una volta, Carmine, cosa hai a disposizione? Gli strumenti. Tu sai benissimo che oggi la forza di questi social network un po' sta calando e ce ne sono tantissimi altri. Infatti non ne stiamo utilizzando uno nuovo, o perlomeno ormai è No, meno conosciuto. meno conosciuto, grazie. Però Instagram e Facebook prima erano la vetrina sul mondo, ok? Di poter fare una fotografia o di trasmettere dei contenuti che potevano essere visibili stando fermi sulla poltrona in America, a New York, a Honolulu, da dove volevi. E questo mi ha permesso intanto di dare visibilità a un brand, ma soprattutto poi di impersonificare quella che è la filosofia del brand. Sicuramente oltre al fatto di affidare a te questo brand ci sarà stato anche un investimento dietro a livello. Iniziale no. Ah no, Iniziale no, era poco perché era una novità, era appena entrato nel portfolio. Chiaramente non voglio prendermi i meriti di una cosa che viene fatta con una squadra, perché se non c'è una buona comunicazione e marketing, se non c'è una buona forza vendita che ti fa comprare il prodotto, io ti posso far innamorare quanto vuoi di un prodotto, ma tu devi saperlo utilizzare, proporre, consigliare, e siamo soddisfatti in tre: il venditore, l'azienda e io che ho eseguito perfettamente il mio lavoro.
Questo è come mi sono sempre rapportato io e ti ripeto, bisogna essere anche un attimino discreti e diplomatici, perché non voglio dire che bisogna essere sempre politicamente corretti per poter avere un accordo e una relazione o un confronto con le persone, ma io sono una persona che preferisce riuscire a strapparti un sorriso che portarti a litigare o farti un appunto. Se c'è qualcosa che non va bene, te lo faccio notare con calma e tranquillità. Poi io non sono mica io quello che ti punta la pistola al tempio e dice beviti la mia roba. Ed è per questo che oggi, credo, ho questi tantissimi amici che lavorano nel mondo del bar, anche perché questo lavoro mi ha portato a instaurare delle relazioni che poi si sono trasformate in vere e proprie amicizie e questo ne sono grato, anche perché la crescita professionale e grazie anche a queste aziende che mi hanno permesso di girare un po' il mondo, visitare delle distillerie, ma soprattutto quello che amo di più fare, al di là del vivere, è riuscire a conoscere anime nuove, che hanno un approccio e un confronto completamente diverso sul mondo del bar, ma che comunque l'obiettivo comune è quello di far star bene le persone. Perché a me che tu veramente ci hai messo una settimana per estrarre quel liquido che fa parte 10 ml del tuo drink, bravo, sei studioso, ma mi interessa fino a un certo punto. Cavolo, la luce era perfetta, la musica bellissima, la compagnia era fantastica e in più ho bevuto bene. Vado a letto tranquillo. Cioè, questo è un po' il mio pensiero, molte volte ci riesco, tante altre volte non possiamo piacere a tutti quanti, no? Come si dice. E quindi continuo a fare quello che faccio in maniera diversa, sfruttando le mie conoscenze e la mia carriera che queste aziende o io stesso sono riuscito a procurarmi Ma e a poi è, crearmi. cioè quello perché ti spiego, io ogni 2 o 3 anni cambio sempre quello che faccio, nel senso rimango sempre nello stesso ambiente, però cambio il modo in cui lo faccio, cambio quello che sto facendo perché sennò non ho stimoli. Perché io ho avuto la mia prima parte, tra virgolette, di carriera in cui ho fatto 10 anni all'interno di un locale. Sono sempre rimasto all'interno di questo locale per 10 anni e ci sono sempre rimasto per paura di non trovare nient'altro dopo, capito? Quindi, sai, quando ti trovi bene in un posto che è casa tua, poi dopo ad andartene ci pensi tanto perché pensi di non farcela poi fuori. Ma questo E però ti lascia anche in una comfort zone. Stai bene dove sei, ci sono rimasto 10 anni. stai bene dove sei, non ho nessun tipo di problema. E invece io ti dico, perché poi fa parte della nostra vita, no? Una crescita proprio non solo professionale ma personale. Io stavo benissimo dove stavo, anzi, ripeto, ero con le aziende migliori al mondo, ma dopodiché c'è qualcosa anche che ti spinge e ti porta a capire, sì, stai lavorando sempre per qualcun altro. Perché non fai qualcosa che fa bene a te o comunque soddisfi le tue aspettative? Ed è per questo che poi ne parleremo magari un po' più avanti. Sono entrato a far parte di questo meraviglioso progetto. E ti dico un'altra cosa, vorrei vivere sempre quel momento in cui avevo la paura. Perché io non sono più giovane come te e avevi la possibilità di cambiare, ma quando poi ti butti di nuovo sul mercato a 40 anni, capisci? È vero, ma tu Beppe che problemi hai? Conosci un sacco di gente, ma no, tu Beppe, ma che problema? Figurati se non ti prendono, figurati se non ti arrivano richieste. Sì, potrà anche essere vero, ma in quel periodo, in quel momento, la tua concentrazione è mi trema la terra sotto i piedi. E adesso cosa faccio? E adesso dove vado? Non calcoliamo poi quei 2 anni fantastici che abbiamo vissuto, perché è Sì. capitato proprio in quel momento dove anche il nostro settore, mai avrei pensato che potesse arrivare a questo punto, ha subito veramente una falciata secca, diretta, un tackle e quindi e adesso? Ma sì, intanto non ti puoi proporre neanche a fare i servizi extra, i locali sono chiusi. E invece no. Quindi non aver paura di cambiare e sicuramente il cambiamento ti porta a fare qualcosa di bello, di brutto, ma comunque cambi ed è fantastico capire come reagiamo quando siamo sotto pressione, no? Perché basta veramente dare un po' di gas per riaccendere quella fiamma che hai sempre avuto, ma adesso si era un po' affievolita. Quindi non voglio fare della, come si dice, della psicologia o della spiccia nel darvi questi suggerimenti, ma sicuramente provate a buttarvi a usare, sempre anche riferito alla nostra categoria dei giovani, provate a buttare e a capire un attimino cosa Quello c'è è quello che dietro. consiglio io, quello che consiglio anche ai ragazzi che chiedono consigli a me sulla base delle mie esperienze, perché io questa cosa di aver fatto 10 anni in questo posto
Lo dico perché dico, se potessi tornare indietro, se avessi da consigliare a qualcuno, direi cambia, perché è il cambiamento poi che ti porta ad avere, a crescere molto. E quindi Anche perché non fai più quelle stesse cose che facevi di là, ma fosse anche di un centimetro diverso, tu hai appreso quel centimetro in più diverso e ti porterà ad avere un bagaglio professionale, culturale, personale diverso che ti farà decidere a tua volta di cambiare. Cosa mi hai detto tu adesso? Io ogni 2 o 3 anni devo fare qualcosa che mi dà degli stimoli nuovi, ma tutto quello che hai fatto prima non l'hai perso, fa parte di te, stai mettendo solamente in più qualcosa che ti fa star bene, che ti soddisfa o perché semplicemente ti senti stardito che vuoi ottenere quell'obiettivo lì. sì, anche c'è l'esempio, come ti ho detto prima, quando eravamo a telecamere spente di questo podcast, che io adesso mi si stanno aprendo mille possibilità da questo progetto che sto portando avanti, però io inizialmente, per assurdo, l'ho iniziato a fare perché mi sono stancato di caricare il video che fa 100.000 visualizzazioni su Instagram dove faccio flare, capito? Perché tu fai parte di questo ambiente, dico così, a spanne seguirai una ventina di flare bartender su Instagram. Voglia, Eh, sì, assolutamente. però una volta che vedi 4-5 video in cui si fanno i loro movimenti, però è sempre la stessa roba, o no? C'è il Sì. flare di qua di là, uno con la sua azienda, uno con l'altra, però io dico sì, mi piacciono, anche io li continuo a caricare, non smetterò mai di caricare video dove faccio flare, però dico vorrei fare qualcosa di diverso, vorrei mettere qualcosa che gli altri non fanno, vorrei mettere una roba che porta la mia immagine a portare qualcosa di diverso all'interno di questo mondo, questo social. E così mi è venuta in mente questa cosa di fare il podcast. E chiaramente, scusami se ti interrompo, non sei partito forte o con l'entusiasmo di wow, adesso faccio prima puntata, spacco. Credo che anche tu stai affrontando e affrontato o affronterai delle difficoltà, anche perché le visioni o la visibilità sale piano piano, capisci? Ti dà la costanza, ma mi sembra che fino adesso, al di là degli ospiti speciali che hai invitato, scherzo, però c'è un'attenzione, c'è una voglia di comunicare e di far ascoltare un po' la propria voce e il suo pensiero. Non siamo qui a giudicare nessuno, Carmine, però stiamo trasmettendo semplicemente quello che è la vita vissuta di una persona che ha fatto questo lavoro con grande entusiasmo, te lo dico, e continuerai a farlo. Se un giorno mi chiedessero di fare un servizio bar a 50 anni, io alzo subito la mano perché mi piace proprio. E la soddisfazione, adesso non voglio fare la battuta, la soddisfazione dei clienti è la nostra più grande Ma io, soddisfazione. io lo dico in ogni puntata, che io lavoro ancora, io adesso nel weekend, cioè adesso, da un po' di tempo nel weekend io lavoro in un locale qua vicino, il Costez, ma perché proprio mi piace. Cioè io ho fatto 2018 e 19 non lavorando più nei locali nel weekend, perché voglio fare i miei corsi, voglio organizzarmi bene le mie cose, faccio le mie guest in giro, però basta lavorare nei locali. Oh, dopo la pandemia ho fatto una serata, ho iniziato a lavorare per caso perché dovevo trovare lavoro a mio fratello e m'hanno incastrato anche a me, ha detto vieni anche tu. Oh, a me piace, cosa devo fare? E mi piace, mi diverto, io ci vado, ma mi diverto proprio nel weekend io a lavorare. Vabbè, è una cosa che comunque non so se si riesce a descrivere o riuscire a trasmettere, ma quando io sono dietro quella barra, cioè veramente mi sento invincibile, no? E l'altra cosa che ho capito è che tu puoi avere presidenti della Repubblica davanti o veramente attori famosi, calciatori, quello che vuoi, ma una volta che sei dentro quel luogo cade questa barriera, no? O questa timidezza o comunque c'è un legame invisibile che ti permette di avere un modo di porti sia da parte loro che da parte tua in modo diverso. Non ti vorrei dire più amichevole perché non è corretto, ma comunque questa barriera un po' cade e neanche tanto confidenziale, sempre con il massimo rispetto, chiaro, ma c'è un modo di porsi completamente diverso, sia da parte nostra che da parte loro. E io dico sempre che siamo tutti uguali quando abbiamo le gambe sotto il tavolo a mangiare, no? Ma noi abbiamo la possibilità di farti rendere memorabile quel pranzo o quella cena o farti ricordare quella serata perché il barman, non lo so, lanciava le bottiglie e sputava fuoco Tu da... sai chi è Esther Esposito? No. È un'attrice che è diventata famosa per una serie su Netflix, adesso mi ricordo come si chiama la serie. Vabbè, comunque una serie adolescenziale di Netflix, poi ha fatto anche altri film, comunque una figa pazzesca. E Andrò a io... vederlo subito allora. E lei
prima dell'estate ho lavorato ad un evento, About You si chiama, che è l'evento per gli influencer più famoso al mondo. Ok. E io hanno fatto il bar che faceva Flair in un privé chiuso col bar che faceva Flair. E lei è venuta a questo bar ed è stata tipo, non a parlare con me, però è stata una ventina di minuti davanti a me e ogni tanto mi parlava. E io lì per lì, quando la guardavo, che dicevo, ma nella vita normale, lei quando mai mi avrebbe parlato? Mai, non mi avrebbe mai dato confidenza, perché tipo era vestita che aveva un vestito con il guanto con la cerniera, quindi lei per parlare si toglieva il guanto dalla cerniera che per il telefono e tipo e ogni tanto mi guardavo, mi diceva qualcosa e tipo mi sorrideva o ridevamo. Dico, ma cioè, oggi sono stato lì con questa Esther Esposito a parlare, quasi a scherzare, dico, ma quando mi capita nella vita? Che se la vedo per strada, provo ad avvicinarmi, mi arriva una mazzata dietro la testa da qualche bodyguard che neanche mi posso avvicinare a meno di 10 metri. Guarda, io non sto qua a farti l'elenco dei personaggi o delle opportunità che hai Sì, questa avuto. era una... No, nel senso, ritorno a questo discorso, come è quella che guardavo in televisione sulla serie e oggi me la trovo di fianco al bar a preparargli da bere. Però no, siccome ho partecipato anche all'organizzazione di eventi grossi, mi sono trovato a dei matrimoni di personaggi veramente importanti e famosi che per me sono stati dei miti e degli idoli, ma ti dico cantanti come calciatori, no? E tu dici, ma se facevo altro? Avrei mai avuto l'occasione di poter semplicemente guardare, non è che ti voglio sfiorare, toccare o disturbare, però mi metti nella condizione anche come soddisfazione professionale di essere riuscito a partecipare a un evento che magari era impossibile esserci, ma cavolate, no? Su queste ne avremo da raccontare per ore perché tipo a me ne è successa un'altra che io non sono juventino, io da bambino, da ragazzino ho sempre tifato Milan e poi quando ho iniziato a ragionare ho sempre tifato Napoli per ovvi motivi, però a me è capitato, io ho fatto un'esibizione di Flair alla inaugurazione del ristorante dello Juventus Stadium e in quel momento lì erano nati gli Skybox. Ok. E Nedved e il suo assistente, non mi ricordo chi era lì con noi perché il ragazzo che era con me, super juventino sfegatato, preso bene per tutto, e Nedved ci fa, volete vedere Skybox? Io faccio sì sì, e noi ci siamo fatti un quarto d'ora, 20 minuti con Nedved che ci portava in giro per lo stadio della Juve, capito? E io, mentre mi parlava, io praticamente avevo Nedved, come ti sto parlando io adesso, che mi spiegava le cose, e nella mia testa, io non lo stavo ascoltando, e nella mia testa mi dicevo, Nedved mi sta parlando e mi sta spiegando le cose, ma io non mi ricordo niente di quello che mi ha detto, perché tra me e me continuava a dirmi, Nedved mi sta spiegando lo Skybox a me. E sono cose che alcuni lavori ti permettono di fare, ma ti ripeto, non capita mai nulla per caso, cioè, forse te lo sei anche meritato, ma mi viene in mente anche adesso un altro nostro amico in comune che è Enrico Flower, che sta lavorando nello stadio a Milano. Sì, forse ha scritto, ci ha salutato un minuto fa. Ah, ok. Ciao. E quindi no, però ti ripeto, ti mette davanti a delle situazioni anche carine, anche molto divertenti a volte, e poi ci sono alcune cose che no, sono indicibili e non penseresti mai che alcuni personaggi che hai visto sempre in perfetto comportamento magari si divertono anche loro, ecco. A me mi ha raccontato non so se è ancora presidente dell'AIBES, però penso di sì, Angelo Donnaloia, mi ha raccontato che nell'albergo dove lavora lui aveva come cliente fisso Paolo Villaggio e lui proprio mi ha detto questa cosa che poi dopo io mi sono andato a vedere, a documentarmi, ho scoperto che era vera, mi fa, lo vedi com'è Paolo Villaggio? Diresti mai che è uno stronzo? Mi fa, Paolo Villaggio, io personalmente ci avrò litigato un sacco di volte perché era veramente uno stronzo, ma sempre, ovunque, con chiunque. Ma l'idea che si fa infatti è completamente diversa, perché poi loro recitano veramente o comunque fanno un lavoro, ma nella vita reale o nella vita vera si comportano in tutt'altra maniera. Però vabbè, questo era un flashback che abbiamo fatto un po', mi ha fatto tornare un po' indietro nel passato. Hai qualche aneddoto tu da raccontare carino? Carino? Non lo so, qualcosa che ti ci ha fatto rimanere. Ci penso, adesso ci penso e ti dico, sono tanti, devo capire qual è che posso dirti e trasmettere senza problemi, ma ce ne sono stati veramente tantissimi. Vabbè, magari intanto ti viene in mente. Vorrei parlare un attimo di una tua parentesi di cui non abbiamo parlato e ne avevo parlato
in un'altra puntata con i ragazzi della Quality, che immagino che vi siete conosciuti lì in Sardegna tra di voi, vi conoscevate già da prima. Sicuramente ti stai riferendo a Come Daniele e a Nicola e Nicola, Daniele, che sì, tu, saluto. tu come sei arrivato lì in Sardegna? Allora, prima di andare a fare quella parentesi che ti ho detto a New York, finita la scuola alberghiera, ho fatto diverse serate in diversi locali, tra cui anche il Crazy Bull, ma poi volevo anch'io provare a fare un'esperienza, no? Perché poi c'è sempre questa idea del andiamo in stagione perché Che si mare, scopa. no, dai, no, mare, donne, no? E quindi c'era questa volontà e tentazione. Sono andato a finire anch'io in Sardegna, che poi alla fine mi sono fatto 4 stagioni, e lì ho avuto l'occasione di conoscere sia Daniele che Tu Nicola. dove lavoravi? Fondamentalmente si chiama Ambra Day. Perché mi ricordavo, o Nicola o Daniele mi raccontava che nell'Ambra Day comunque, anche se era tanto tempo fa, c'era già una cura del cocktail, avevate Assolutamente. avevate un bordello di preparazione da fare, quindi a livello... mi raccontava Nicola che tu ti portavi il tuo estrattore o cose del genere. Sì, allora c'era già veramente una grande attenzione per la mole di lavoro. Ti dico, vabbè, adesso senza entrare poi nei dettagli, ma questo era un locale che era aperto 22 ore su 24. Le 2 ore che erano rimaste chiuse serviva solamente per la pulizia, con un team di 65 persone a lavorare, tra cameriere e bartender, 5 punti bar. Cioè, allora veramente c'era tantissima gente, e come ben sai, se arrivi preparato affronti in modo diverso le cose, e noi avevamo, ti dico, una media di 180 basi mojito da preparare tutti i giorni per ogni punto drink. E sì, e poi molte volte collaboravamo insieme, perché poi loro gestivano un altro punto bar sempre in questo parco, in questo giardino bellissimo, e lì c'è nato un affiatamento, una conoscenza, un'amicizia, e poi scopro che comunque eravamo vicini di casa, no? Perché loro sono a Bergamo, e io avevo il mio locale. Ci siamo ritrovati dopo la stagione, perché poi a settembre si ritornava, e si parlava e si paventava questa ipotesi di iniziare a fare un servizio catering, bar catering un po' più attento, offrendo delle strutture, offrendo un servizio diverso. E il progetto nasce con Daniele e Nicola, anche nella scelta del nome. E quindi Sì, abbiamo ne abbiamo parlato. e quindi quality, perché poi era quello che volevamo trasmettere nella qualità del servizio, nella qualità dell'arredamento, comunque il minimo comune era la qualità, e quello mi ha permesso. Abbiamo iniziato insieme, abbiamo fatto un po' di servizi insieme, poi abbiamo Tu avevi ancora il tuo bar io avevo ancora, avevi il bar. io avevo ancora il mio locale, e c'era da fare degli investimenti, e io purtroppo, come ti ho detto prima, le cose non andavano a gonfie vele nel locale, e purtroppo ho dovuto declinare questo invito. Con grande dispiacere, perché il team comunque era estremamente forte e qualificato, l'idea era vincente, tanto è vero che ad oggi sono ancora esistenti e fanno tantissimi eventi. Mi sembra di ricordare che sono arrivati anche a fare il servizio bar per Sanremo, a collaborare con le radio, a grandi tour, quindi hanno visto bene, hanno visto lungo, e fondamentalmente il lavoro ha pagato, la determinazione per arrivare a essere vivi ancora oggi, dopo, ribadisco, 2 anni dove tutto il settore, soprattutto quello degli eventi, è rimasto bloccato. Sì, Quindi una bellissima se, parentesi anche, e rinnovo i se saluti a quei due posso, se pazzi posso, se posso furiosi. dirti la mia, a detta non mia, perché io ci sono dentro da quando è È nata. vero che tu ci collabori in modo attivo? Sì, sì, io da sempre, dal 2012 ci sono sempre stato. Quando nel 2012 io ero, come dicono a Bergamo, ero un gioppino che lanciava bottiglie, che provavo a imparare a lanciare bottiglie, perciò nel 2012 non, diciamo che hanno sempre creduto in me. Però quello che dico io, non a detta mia perché ne faccio parte, però a detta di persone che fanno parte dell'ambiente in giro per l'Italia, a livello della quality, a livello di banchi bar, a livello di organizzazione, a livello di sicurezza, ci sono la Quality che a Bergamo, la Bartenders di Verona e Mercury Events a Roma. Ma ci sono catering più grossi, però ti parlo di bar catering e di qualità. Questi qua, ah, parla- parlando con le persone esperte del settore, questi sono i tre nomi in Italia su cui puoi andare tranquillo. Ma
Questo perché? Perché stiamo parlando nello specifico di bar catering. Io non so nella mia carriera quanti servizi bar ai matrimoni ho fatto. Cioè, non te lo so dire, ma Anche veramente io non te lo tanti, saprei ma dire. proprio infiniti, no? Ma era sempre il servizio catering che includeva anche il servizio bar e distingueva, se volevi, servizio bar, open bar classico o open bar professionale. E la distinzione era bottiglia da litro e mezzo di Coca-Cola o bottiglia di vetro, ok? E io dovevo rappresentare quello che era l'open bar professionale. Ma quando tu invece ti interfacci con queste aziende che fanno nello specifico solo quello, sicuramente un'attenzione alla qualità e al servizio è completamente diverso. E per quello che quelle che tre che hai nominato tu, che conosco molto bene, sono vive e funzionano ancora bene, con grandi brand di moda, di design, perché Ma fanno un sacco di anche ma servizi. gli stessi catering molto più grandi di ristoranti stellati, quando vedono questa qualità nel servizio ci si legano subito. Anche la Quality lavora tantissimo con i ristoranti con le stelle Michelin, Proprio di questo. perché li mandano, cioè che hanno deciso di incorporarsi a loro. E, ok, torniamo a te. E hai lavorato, abbiamo parlato prima di Ageo, ti ha Sì, dato la è possibilità stata una di... bellissima esperienza e anche lì ha dato risalto alla mia persona, ma fondamentalmente ho dato io risalto a questo brand che ormai è conosciuto e popolare. E, e poi un giorno invece ricevo una bellissima telefonata e inizialmente dubbioso o comunque curioso di sapere chi gli avesse suggerito il mio nome. Ricevo una telefonata bellissima che mi ha cambiato la vita professionale, in questo momento ormai ne faccio parte da 1 anno e mezzo e questi i ragazzi italiani mi hanno chiamato perché volevano far conoscere e sviluppare un nuovo prodotto, un nuovo aperitivo, nello specifico sto parlando di Vez, che adesso mi tiene impegnato tantissimo e concentrato su questa cosa. E con grande orgoglio ho detto di sì, chiaramente le fatiche, gli ostacoli li conosciamo tutti, ci scontriamo con un mercato veramente difficile e soprattutto, senza ripeterlo spesso, siamo partiti nel periodo forse più sbagliato, ma nonostante questo siamo vivi, vegeti e molto forti, anzi sono molto contento che c'è un grande apprezzamento da parte del pubblico e soprattutto di alcuni locali che ci stanno aiutando. Senza rubarti tempo prezioso, che non voglio fare la marchetta, No, Carmine, no, ma però siamo qua apposta, mi interessa parlare, abbiamo tutto il tempo che vuoi. questi quattro ragazzi italiani che vivono a Stoccolma, potrei definirli i pionieri, no? Della cultura dell'aperitivo, perché sai benissimo che l'aperitivo è la quintessenza dell'italiano. Per noi è un momento della giornata e diventa anche un momento, un appuntamento anche per firmare dei contratti. Perché ci vediamo per un caffè, ci vediamo per l'aperitivo, cambia completamente la situazione, no? Si è finito di lavorare, si è un po' più rilassati o molte volte diventa l'occasione per discutere anche di alcuni progetti. E quindi loro su questa tradizione e cultura italiana hanno iniziato a trasmetterla anche a questo popolo freddo. Freddo in senso di clima, perché poi sono splendidi gli svedesi e quindi hanno iniziato facendo un test nel loro paese, a Stoccolma, riscontrando un ottimo successo, al di là che poi quando parli di un prodotto 100% made in Italy, l'attenzione rivolta a questo prodotto è molto più alta. Anche in quei paesi del nord, quindi se sei italiano o se qualcosa è italiano ha comunque un'etichetta diversa. Assolutamente sì, hai una pilla, hai un approccio diverso e comunque che se ne dica signori, anche se ormai ci hanno copiato, imitato o rubato tutto dalla moda e del design dei grandi artigiani e artisti italiani, quando parli di Made in Italy è ancora molto apprezzato e attenti e ti dico anche che il Made in Italy è il quarto elemento più importante nell'economia mondiale. Quando tu parli di Made in Italy, ma scusami, non hai visto anche semplicemente migliaia di prodotti, no? Da parmigiano ai formaggi, al prosciutto crudo, che vengono tutti a imitare e copiare cercando di rubare questo Made in Italy. Ma non è questo il discorso, era per dirti che comunque la qualità, il prodotto e l'aiuto comunque del Made in Italy ha favorito anche la conoscenza e l'assaggio di questo prodotto. E dal 2020 invece dal 2021 siamo riusciti a entrare nel mercato italiano
Sono stato contattato da queste persone perché volevano una figura senior per aprire il mercato in Italia. E una volta fatta una ricerca, un'indagine e vedere anche il board da chi era composto, la mia offerta è stata subito di entrare a far parte di questa società. E Quindi loro ti hanno chiesto di rappresentarli, tu gli hai fatto una controproposta. sì, io ho fatto una controproposta perché l'idea è forte e vincente e ripeto, il team è composto da gente estremamente preparata, seria, non è il classico imprenditore che ha tantissimi soldi da investire e comunque vada, spende, trova le risorse e va. Qui sono tutte persone che in ogni settore sono estremamente skillate, come si dice, e mi ha dato la forza di entrare a far parte perché ognuno era un anello fortissimo che compone questa catena che se vuole può far male. E quindi mi dicono, Beppe, abbiamo questa cosa in mano, vorremmo che tu ci aiutassi a conoscere qual è il mercato italiano, a posizionare il prodotto e chiaramente a cercare anche dei distributori. Ed è così che sono entrato a far parte di Vez, dove sto cercando di utilizzare tutto quello che ho fatto negli anni precedenti, quindi sono un po' brand ambassador. Quello che hai raccolto, cioè quello che hai seminato in tutti questi anni, stai cercando di raccoglierlo adesso. E quindi sì, un po' la vendita, un po' l'ambassador, ma fondamentalmente è quello dello sviluppo di un brand, come crescere il suo posizionamento e grazie anche un po', ti ripeto, agli amicizie fatte e le conoscenze in questi anni di lavoro, sono partito proprio da loro, dai family and friends, come si dice, posizionando una bottiglia qua e là, facendo tantissimi eventi. Ti dico solamente che da maggio di quest'anno a dicembre abbiamo fatto 51 eventi. E per una startup come la nostra è sicuramente un grandissimo sforzo, ma abbiamo ottenuto un grandissimo apprezzamento perché poi è estremamente versatile il suo utilizzo, le occasioni di consumo sono diverse, può essere un fantastico digestivo bevuto liscio o un ingrediente per preparare tantissimi aperitivi stile italiano e non, ma questo era per farti capire che ho deciso finalmente dopo tanti anni di aver messo a disposizione per due grandissime aziende quello che è stato il mio network, le nostre conoscenze, ed è così che è nato anche un po' tra me e te, perché forse non farlo per un business proprio, per propri interessi. E quindi oggi, con grande orgoglio, posso affermare di essere contento della scelta che ho fatto, di entrare a far parte di questo progetto con delle persone che hanno una mentalità italiana ma che vivono all'estero. E ci tengo a sottolineare questa cosa perché noi italiani siamo sempre un po' diffidenti, no? Italiano, c'è qualcuno che magari ci vuole raggirare o che comunque invece la loro cultura o comunque la loro educazione, sempre con questo imprinting italiano, ha una visione e una visuale imprenditoriale estera che mi piace tantissimo, al di là del rispetto e dell'etica che hanno queste persone con cui sono diventato socio a tutti gli effetti e puntiamo veramente a invadere e a conquistare il mondo. Ti faccio un appunto che mi ha fatto mio fratello, che mio fratello è un grafico, studia grafica, sta finendo l'università e mi ha fatto notare una cosa proprio o oggi o ieri a pranzo che abbiamo visto la sigla di una serie TV e mi fa, vedi com'è da questa sigla si capisce benissimo che è una serie TV Apple. Ci sono soltanto due aziende nel mondo che sono Apple e Nike che tu puoi capire da quanto è minimal la pubblicità che è Nike, perciò una pubblicità di Nike tu capisci che è Nike anche senza che venga fuori il simbolo Nike. È uguale anche Apple perché io ho visto c'era la sigla di questa serie TV e si capiva benissimo che era una serie Apple e mi fa che una loro filosofia è quello del logo o comunque dell'ambientazione tutto minimal. È una cosa che rivedo anche nel vostro di logo, che l'etichetta è tutto molto minimal, capito? Non ci sono grandi disegni o grandi cose. Ed è a partire dalla bottiglia e anche da... si dice brand consistency. Sì, ma ti ringrazio del fantastico paragone con due grandi brand mondiali. Sì, ma ribadisco, l'architetto e il designer che fa parte della società, mi piace nominarlo, Nicolas, è stato lui l'ideatore di questo font, di queste 4 lettere, al di là che suona bene, la Z ci dà qualcosa magari di ricordo di frizzante, ma è un'etichetta bianca con 4 lettere nere che
è molto visibile sia in bottigliera, adesso quindi riconoscibile, e poi è anche facilmente ricordabile. Mi permetto di aggiungere, visto che mi hai dato questo assist, Carmine, Vez significa il termine che utilizzano in Emilia tra i giovani per salutarsi. Se pensi un po' al Veneto è Vecio, ok? Invece, sì, sì. Invece in emiliano è ciao Vez, bella Vez, è un po' come a Milano potrebbero dire bella fa o ciao zio. E quindi è un tributo all'amicizia, anche perché difficilmente vai a bere da solo, a meno che tu non faccia questo lavoro e quindi ti porti a bere, però è chiaramente un omaggio di convivialità e socialità che si può avere solo quando sei insieme a degli amici a bere qualcosa. Salute. È whisky, volevo dirvelo, sto scherzando, è acqua. Ecco, questo è il progetto che ho nei prossimi anni da affrontare con grandi obiettivi, Carmine. Sono sicuro che riusciremo sicuramente magari anche a collaborare, a fare qualcosa insieme, e oggi più che mai stiamo puntando a quello che è la naturalità del prodotto e differenziarsi un attimino sul solito aperitivo italiano che conosciamo in tutto il mondo, ok? E noi, grazie anche a loro, siamo Che rimane cresciuti. comunque sempre una sicurezza. Certo, assolutamente, perché poi se rimani in piedi per così tanto tempo e riesci a essere apprezzato in tutto il mondo, qualcosa di base ci deve essere. Io non sto dicendo questo, io non odio nessuno assolutamente, ma per farvi capire che c'è un'attenzione diversa anche della nuova generazione. Abbiamo detto prima che non è che escono per andarsi a ubriacare, no? Ma hanno un sacco di modi oggi per chiacchierare. C'è un'attenzione invece alla gradazione alcolica un po' più bassa. Sai benissimo che il mercato dei no alcol e low ABV ha un giro d'affari di 10 miliardi ed è in forte crescita per Sì, i prossimi. io lo so bene perché collaboro spesso con Fine School e quindi sì, lo so benissimo. E quindi anche l'indagine fatta, la ricerca di mercato fatta dai nostri soci ci ha orientato a seguire questa direzione, e ci auguriamo che presto avvenga anche in altri paesi dove siamo già presenti, oltretutto, perché non siamo solamente in Italia, ma abbiamo anche la Germania, abbiamo la Danimarca, Svezia, Norvegia, quindi piano piano a piccoli passi, senza presunzione, ci stiamo facendo conoscere, però abituati a vedere dei colori, ok? Se tu ti avvicini e vedi per la prima volta questa bottiglia, difficilmente pensi che sia un aperitivo, no? Perché potrebbe ricordare più un brown spirits invecchiato. Sì, stavo per dirlo io. E invece no. Signore e signori, per favore, consumate Vez. E un distributore per l'Italia l'hai trovato o stai ancora cercando? Distributore ne abbiamo diversi locali nelle regioni, e siamo in discussione con diversi distributori nazionali, dove cambierebbe completamente l'assetto e la strategia, perché poi c'è una struttura, una logistica e una forza vendita dedicata anche, quindi che può coprire tutto il territorio. Siamo in ballo con diversi distributori, e chi ne sa che a breve avremo la possibilità di comunicare che finalmente abbiamo fatto anche questo grande passo. Ad oggi siamo molto contenti e soddisfatti perché abbiamo superato l'obiettivo, raggiungendo migliaia di bottiglie che non avevamo previsto. La produzione è totalmente italiana, siamo in Piemonte, nello specifico a Casale Monferrato, una distilleria molto forte e riconosciuta anche per la realizzazione e la produzione di grappe. Non so se posso nominarlo o no, ma non cambia niente, noi non ci Sì, cambia certo. niente, quindi Distilleria Vagnoberta ci aiuta nella produzione di questo liquido. E magari se tu avrai la possibilità, visto che ti ho portato una bottiglia, la regali a chi ci ascolta, giusto? Sì, una bottiglia la regalo, Poi lo mi dico dai. domani che la regalo a un abbonato, poi una me la tengo io Infatti, e ti darò un feedback bravissimo, era quello che ti volevo chiedere, Carmine. Grazie. volentieri. E un'altra cosa che volevo chiederti, ovviamente il prodotto crescerà step by step. Immagino che tra le cose a cui ti piacerebbe arrivare è anche magari arrivare a trovare una tua bottiglia all'interno di un supermercato, o no? Allora, sicuramente sì, ma Sicuramente non domani. Bravissimo, bravissimo. Il nostro obiettivo è che più gente consumi e apprezzi il prodotto, e chiaramente saremo contenti, ma strategicamente parlando, come posizionamento e categoria, arriveremo nella GDO, così definita, nella grande distribuzione, forse fra qualche anno, ma non abbiamo
questa pressione o comunque questa esigenza o questa ambizione nell'immediato. Poi che ne sai che magari qualcuno di forte e potente si accorga e Vuole. magari lo Io, vuole, non se so. ti posso dare la mia opinione, prima cosa associando, conoscendoti te personalmente, ma poi conoscendo anche il nome che hai all'interno dell'ambiente, associando a te il suo nome, comunque già all'interno dell'ambiente della ristorazione prende già prende il nome come un prodotto che sia premium, un prodotto che sia serio e che non sia un, Un fuoco di un paglia. modificatore di colore messo lì per Esatto. farci un Long Island aromatizzato. Perciò già è simbolo di qualità il fatto che l'hai associato al tuo nome. Sicuramente prima di farlo ti sarei fatto un tuo studio, perciò già il fatto che qualcuno vede, che la gente vede che hai deciso di affiancare il tuo nome a questa azienda è sintomo di qualità, perché dopo tutti questi anni che fai questo lavoro, soprattutto con le aziende, non penso che avresti lasciato una multinazionale per associarti a un prodotto che non è di qualità. E oltre a questo ti volevo dire che io ovviamente il prodotto non lo conoscevo, però non lo conoscevo nel senso di gusto, però a livello social quello, e lo vedo da tanto tempo, ma tu mi hai detto che avete iniziato a maggio, perciò io a livello social è tanto tempo che lo vedo in giro, è tanto tempo che mi esce fuori nella home e tutto, perciò a livello di social network penso che ci sarà stato sicuramente un investimento o c'è un investimento e state lavorando bene. Ti ringrazio, per quello che hai detto, ma come abbiamo detto sin dall'inizio di questa chiacchierata, anche, l'essere comunque scusate, l'estetica, l'apparire è molto importante, no, qualcosa di bello attrae di più. E Nicolas, sempre quella persona che ha fatto la nostra etichetta, è lui che si occupa principalmente di seguire i social network e la comunicazione. Ribadisco, siamo piccoli, siamo una startup e ogni centesimo che investiamo di queste risorse deve essere calibrato per poter andare poi a fare delle operazioni strategiche. Quindi ad oggi l'investimento è di tempo, di professionalità e di competenza di parte di questa persona. Ovviamente non puoi fare tutto da solo perché poi servono persone che abbiano una buona qualità fotografica, una buona qualità video che dà dei contenuti belli da vedere. E non nego che siamo estremamente soddisfatti. Ognuno che faccia vedere il feed la prima volta che apre rimane comunque a bocca aperta o comunque dice wow, bello, elegante e pulito, e questo è importante. Sicuramente faremo delle operazioni di pubblicità nel coinvolgere anche i barman e i bartender, perché oggi sempre di più si dà visibilità al nome del bar e poche volte al professionista, quindi abbiamo anche in testa di selezionare una decina di locali per l'Italia, andare a fare anche noi delle interviste, realizzare un cocktail che ha ispirato Vezze e faremo un'intervista sia al bartender facendo la foto anche al locale. Questo per dirti, ti ho spoilerato un pochettino quello che vorremmo fare nei prossimi mesi, per essere poi preparati a conquistare quelli che sono i summer spot, no? E quindi trovarci al mare. Ma vedendo anche come è fatta la bottiglia, io se penso, ok, fatto, ogni puntata devo fare un casino col microfono, l'ho fatto adesso, messo a posto, e vedendo anche come è fatta la bottiglia, se penso tipo settimana scorsa io ero all'antiquario a Napoli, ok? Vedendo la bottigliera dell'antiquario, questa qua ci sta perfetta lì dietro. Se penso al sottovoce, che è un locale che c'è qua a Bergamo, lì dietro questa ci sta perfetta, capito? Se Al di lì, là della questione estetica, che è un sì, bell'oggetto e sta bene, chiaramente poi un imprenditore fa gli interessi suoi, nel senso che io ti dico, al di là dell'estetica, il prodotto è buono, è facile, è comprensibile, e quindi se piace poi al pubblico, ai consumatori di questi locali che tu hai menzionato, sarà anche più facile che loro acquistino il prodotto e proporlo. Però sicuramente è un bell'oggetto. E a questo proposito ti dico, quando tu finirai quella bottiglia, sai benissimo che oggi fanno un sacco di prebacce. Abbiamo fatto uno studio, una ricerca anche sulla colla dell'etichetta. Tu l'etichetta la stacchi a mano in 10 secondi e non devi fare niente.
cioè la colla non rimane attaccata, quindi mettendo la tua etichetta poi diventa il tuo homemade, il tuo pre-batch. È un dettaglio questo, che non cambia la qualità del prodotto, però oggi abbiamo visto anche che l'attenzione in questa roba, molti di brand che conosciamo mettono la bottiglia nella lavastoviglie, devono lavare, gratta, fai. Infatti adesso che mi fai questo discorso mi viene in mente quando io ho iniziato a fare il bartender, che la bottiglia di Malibu è cambiata un po' di anni fa, Sì. penso nel 2017 è cambiata, però le bottiglie vecchie di Malibu, se andavi all'interno dei locali, i pre-batch erano tutti nelle bottiglie di Malibu vecchie, o anche tipo l'olio in cucina nel ristorante, era sempre nella bottiglia di Malibu perché taglio con la carta e veniva via tutta quanta ed era perfetta già per i pre-batch. Questo te lo dico anche perché già in alcuni locali dove siamo presenti a Milano, nella Milano da bere, fortunatamente c'è stata una grande fiducia da parte di alcuni locali e anche amici, la stanno utilizzando come bottiglia per welcome water, semplicemente, no? E si presenta. Sì, è perfetta. Carina, questo era semplicemente un dettaglio, ma ribadisco, il suo utilizzo e il suo consumo è facilissimo, sia nel consumo liscio o nel preparare un Negroni, un americano, o, non lo so, abbiamo fatto anche un Naked and Famous chiamandolo Vets and Famous al posto di quell'altro aperitivo. Io ho creato questo Otravez, che al di là del suono bello è la rivisitazione di un Paloma, no? Quindi non utilizziamo lo sciroppo d'agave e andiamo a sostituirlo con questo. Ma avremo occasione sicuramente di incontrarci di nuovo, Carmine, e parlare un pochettino nello specifico. Per questo. E adesso ci siamo detti un po' tutto. C'è una cosa che chiedo all'ospite alla fine di tutte le puntate e quindi mi interessava chiederlo anche a te. Tornando a quando andavi in questa scuola alberghiera, o tornando magari all'alberghiero ancora non avevi ben chiaro quello che avresti voluto fare, tornando a quando hai fatto quel tuo corso con Paolo Ramos e mi sfugge il nome, Vincent Romeo. Vincent Romeo, ma e facendoti un flashback e tornando ad oggi, di quello che hai fatto, del percorso che hai avuto, di tutte le cose, sei soddisfatto? Pensi che sia andato bene, sia andato male, cambieresti qualcosa? Ti dico, io ragionando su queste cose, facendomi questa domanda io, quando ho deciso di iniziare a farla, me la sono fatta io a me stesso. Per dirti, io quando ho iniziato il mio obiettivo, ma anche quando ho iniziato a fare flare, io non volevo fare le gare. Il mio obiettivo era riuscire a partecipare ad una gara e poi era quello di riuscire a fare le 4 bottiglie, ma riuscire a fare il passaggio e basta, capito? Per dirti quali erano i miei obiettivi. Perciò pensando ad oggi dico, cavolo, poi ci sono arrivato praticamente subito e poi lì mi sono reso conto che quello che volevo veramente era completamente altro. Perciò tu, ragionando su te stesso, che cosa pensi? Ti ringrazio per questa domanda che mi soffermo un attimino a ragionare sugli obiettivi raggiunti e sui vari fallimenti, perché anche quelli fanno parte dell'esperienza e mi hanno fatto crescere. Scusa se ti interrompo, sei anche il primo ospite che mi racconta sia di storia e rinascita. Di solito i ragazzi che ho avuto fino adesso mi hanno parlato poco di fallimenti, quindi tu sei anche il primo che mi racconta anche un suo fallimento. Sì, il fallimento perché poi il locale non è andato benissimo, ho dovuto chiuderlo per diversi motivi, ma mi è servito tantissimo e se devo fare un bilancio da quando ho iniziato a dove mi trovo oggi, sono contento. Sono abbastanza soddisfatto perché la soddisfazione la conquisterò ancora più avanti, ma le scelte che ho fatto mi hanno sempre portato a fare quello che mi piaceva fare, ecco, quello che mi interessava fare. E ti ripeto e ribadisco anche, purtroppo nella vita ho un difetto, che mi fido tantissimo delle persone e molte volte questa mia fiducia mi ha portato a dei brutti scherzi, ma anche professionalmente parlando, e te ne dico uno solo. Sono su un libro di Mixologist dove ci sono 10 ricette mie e non c'è una menzione di questa roba, dove ho fatto conoscere a un'altra persona il mondo della mixology con delle fragranze, ok? Dove io ho fatto una linea e non si è concluso bene il rapporto, non pagando alcune situazioni. Però adesso, al di là di quello, senza essere, oggi invece mi trovo a essere riconosciuto e chiamato da un gruppo di persone perché hanno sentito parlare bene di me e perché forse in Italia, per quanto riguarda questo mondo, non ho salvato vite, non ho fatto niente, ma sicuramente ho diffuso la qualità del buon bere o comunque della buona ospitalità. Oggi mi trovo a far parte di una società che oggi
ha un valore, ma al di là di quello ha una qualità nel produrre un prodotto e farlo assaggiare. Quindi grazie per questa domanda, sono soddisfatto, sono abbastanza soddisfatto e chi lo sa che cosa potrà riservarmi poi la vita ancora, perché ti faccio una confessione, mi stuzzica ancora un po' la voglia di poter riaprire un locale. Chiaramente non più da solo, perché la fatica è immensa e le cose da gestire sono tantissime, ma se capitasse il perfetto incastro con delle persone, quindi affiatamento, feeling e idea vincente, non è detto che potrei riaprire un bel Con, locale. con la tua, con le esperienze che hai avuto in tutti questi anni, immagino che se apri un locale non pensi non stare neanche, immagino che non stai pensando di aprire un bar che faccia le colazioni o che faccia gli No, 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 aperitivi, no, no. perciò immagino che sarà un bar non un bar, sarà un locale con un concetto tutto suo e studiato, quindi sicuramente avrai bisogno sia a livello di concept, di arredamenti, a livello di bar, a livello di un sacco di cose, quindi Sì, ma immagino che sarà semplicemente anche un servizio dove vorrei lasciarvi con questa frase, dove il protagonista non è più solo ed esclusivamente il cocktail. Adesso non voglio fare una frase fatta, ma il protagonista dovrà sempre essere il nostro ospite. I bar che funzionano sono quelli dove c'è gente, dove è pieno di gente, dove la gente sorride, si diverte, dove c'è della musica. Il nostro drink fa parte veramente di un'esperienza, non lo so, al 30% vorrei dire. Poi ti ripeto, non c'è professionalità, non c'è una bella atmosfera, quindi vorrei fare un bar dove la gente ha il piacere di passare del tempo all'interno, al di là di quello che si offre, no? Perché poi quante volte sono venuti da te a bere, Carmine, perché ti conoscevano e ti chiedono, mi fai, adesso dico, un Long Island? No, no, lo voglio fatto da te. E quello cambia o no? Ma non è perché tu sei più bravo o perché metti una dose diversa di distillato, è semplicemente perché il tuo savoir faire, il tuo modo di fare, dà un gusto a quello che tu stai preparando. E io dico sempre che i cocktail che preparo io non sono mai uno uguale all'altro, no? Perché le persone che ho di fronte sono sempre diverse e loro avranno sempre un gusto diverso, anche se la ricetta dice 20, 40, 30. Hai capito? Questo è come la penso io. E questo dicendomi questa cosa me ne è fatto venire in mente un'altra di subito dopo il secondo lockdown che abbiamo avuto, che per il nostro ambiente è stato un po' diverso da come è stato per gli altri ambienti, perché per noi è durato molto di più facendo parte della ristorazione. E io ho avuto un periodo in cui ho fatto da aprile a luglio in cui ho lavorato in un locale in centro a Brescia, e un locale che faceva anche ristorazione. E mi è capitato un periodo in cui erano una famiglia benestante, che erano marito, moglie e 2, 3 figli piccolini. E mi ricordo che o la moglie o il marito, adesso questo preciso non mi ricordo, volevano sempre il drink fatto da me e poi loro venivano perché i figli durante la cena non facevano casino perché si divertivano con me. Perché io son preso bene per i bambini. E allora, sai, i giochi da bar con i tappi, Fazzoletto che scompare. allora, allora gli davo in mano, gli davo tipo un rompicapo da fare con i tappi di sughero e facevo dai rompicapo ai bambini, così li bloccavo per un'ora lì col rompicapo e marito e moglie si facevano la loro cena tranquilli. Quando ti dico che noi siamo parte dell'intrattenimento è proprio quello che a cui riferivo e ti dico anche che abbiamo una cosa in comune, anch'io ho un'attrazione incredibile e fatale per i bimbi. E ho passato un capodanno con degli adulti, amici e i figli che loro hanno e io ho passato la maggior parte del tempo a giocare e a intrattenere questi bambini, preparandogli anche dei drink, no? Analcolici, facendoli giocare e scherzare anche su questa cosa. Quindi sei stato bene tu che hai fatto stare bene i bambini, hai lasciato un po' di spazio ai genitori per godersi un drink e loro sono stati benissimo. Questo è quello che dovremmo fare del nostro lavoro. Ripeto, poi da contestualizzare, perché se sei un hotel 7 stelle lusso, avrai sicuramente un approccio, un aplomb completamente diverso. Beppe, che dire, ti ringrazio molto, è stata una bellissima puntata, sicuramente ne faremo un'altra, sicuramente ne riparleremo
E rinnovo a tutti quanti ragazzi la cosa che non ho detto prima, mi sono dimenticato: se state seguendo questo video da YouTube, ricordatevi di seguire il canale e attivare la campanellina. Se siete su Spotify, attivate solo la campanellina e anche qui seguite. Detto questo, ringrazio Beppe. Grazie a te. Mi sono stato molto bene e anche Non mi lasciare con la mano qua così. No, assolutamente no, assolutamente no. Penso che era Beppe no. E ti ringrazio perché sono stato molto bene con tranquillità. Tu sai benissimo che invece siamo un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde e dietro il bancone mi trasformo. Quindi grazie davvero e buona continuazione a tutti. Ciao a tutti ragazzi, buonanotte, ci vediamo settimana prossima.